Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un'altra presina, molto bellina, molto semplice anche da fare e molto d'effetto. L'ho fatta uguale a sto giro, appunto, sia da una parte che dall'altra è uguale. L'unica cosa che cambia è un po' il colore del contorno. L'ho fatto un po' di un altro colore per staccare, se no sarebbe diventato tutto dello stesso colore. Secondo me era un po' noiosa, ecco. Volendo voi la potete fare anche una parte di un colore e la seconda parte di un altro colore, quindi vedete voi un po' come vi piacciono. Io a sto giro l'ho voluto fare un po' così, un po' semplici. È una lavorazione molto semplice, l'unica cosa che bisogna fare attenzione, diciamo, che è il primo giro proprio, quando bisogna andare a contare, diciamo, a vedere bene dove mettere le maglie, ok? Cioè dove andare a prendere, non tanto per le maglie basse, cioè la lavorazione alternata qua delle maglie basse, ma quanto per le maglie alte, ok? All'inizio qua, però a video vi faccio vedere, vi spiego tutto, quindi non vi preoccupate che appunto è molto semplice. Fatto il primo giro, gli altri poi vengono bene, cioè tutti da sé, quindi è molto molto semplice. È fatta sempre di cotone, ok? Quindi le mie presine appunto sono tutte di cotone, se volete voi le potete fare anche di lana e misurano, perché molti mi hanno chiesto le misure delle presine, io di solito non la do mai, però appunto a sto giro che mi sono ricordata ve lo dico, ok? Quindi sono più o meno 16 centimetri, 16 per 16, ok? Quindi è già una presina, cioè comunque ripara la mano, ok? Questo non ho messo il foglio del filtro, come di solito vi faccio vedere e ultimamente ve lo facevo mettere nelle altre presine che ho fatto. Voi se volete lo potete mettere, però siccome è già abbastanza spessa la lavorazione, sia da una parte che dall'altra, penso che possa andare bene. Poi vedete voi, comunque sta sempre a vostro gusto se metterlo oppure no. Ok, io vi ricordo solo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi piace lasciate anche un like. Adesso vi lascio al materiale e al tutorial. Il materiale che ci servirà quindi saranno i due colori di cui vogliamo fare la nostra presina. Appunto io come avete visto ho scelto questi due colori, volendo voi potete fare la chiusura anche dello stesso colore della presina. Io per staccarla un attimo da tutto sto colore corallo appunto ho voluto metterci insieme quest'altro verde azzurro, ok? Quindi i due colori, poi ho utilizzato l'uncinetto da 2,5, ci serviranno le nostre forbici e ago. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito a fare le nostre catenelle. Allora, le catenelle per la misura che ho fatto io, allora le catenelle devono essere un multiplo di 5 e appunto per la misura che ho fatto io la presina praticamente ne ho fatte 28 perché deve essere multiplo di 5 più 3. Quindi io ne ho usate 28 per quella grandezza. Se voi la volete fare più grande o più piccola avete solo appunto da fare il multiplo di 5 più 3 catenelle aggiuntive. Ok, quindi la misura ve la potete regolare voi un po' come più vi piace. Quindi io andrò a fare adesso 28 catenelle. 1, fatte le mie 28 catenelle, quindi prendo e parto subito dalla seconda catenella dall'uncinetto e mi vado a fare tutto il giro, cioè fino alla fine, a maglia bassa. Quindi una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Ho fatto le mie 27 maglie basse, ok? Quindi faccio una catenella, giro il lavoro e di nuovo vado a fare
una maglia bassa per ogni maglia sottostante, quindi di nuovo 27 maglie basse. Ho finito anche il mio secondo giro, quindi vado a fare una catenella, giro il lavoro. Allora, adesso, da adesso in poi, praticamente la prima maglia bassa che ci ritroviamo, dobbiamo sempre andare a fare una maglia bassa sopra, ok? E poi iniziamo con la lavorazione. Allora, la lavorazione deve essere fatta, se in questa parte della presina iniziamo con le maglie quelle in rilievo, nella parte seconda della presina dobbiamo iniziare con le maglie basse. Vedete? Io qua praticamente questa parte, che sarebbe poi l'accoppiata di questa, ho iniziato con le maglie basse, quindi qua adesso andrò a fare le maglie queste qua in rilievo. Perché? Vi dico, perché quando poi la andremo a unire, siccome dietro ci farà questo un po' di spessore, ok, vedete, dove andremo a lavorare le maglie alte farà questo spessore, se noi andiamo a mettere che facciamo maglie basse e iniziamo di nuovo con le maglie basse, qua poi ci ritroveremo, quando le andremo ad accoppiare, tutte e due le maglie alte, e qua poi resterà più gonfio, ok? Qua resterà piatto e qui resterà più gonfio. Quindi andiamo a dargli comunque un po' di uniformità, in modo che dove ci sono le maglie basse, dietro si ritroveranno poi le maglie alte in rilievo, e dove ci sono le maglie alte, dietro ci saranno le maglie basse. Ok? Quindi facciamo solo attenzione. Appunto, una la dovremo iniziare in un modo e l'altra dobbiamo iniziarla nell'altro modo. Comunque molto semplice, perché adesso vi faccio vedere comunque tutti e due i passaggi. Quindi vi faccio vedere adesso l'inizio con le maglie alte, e poi nel giro successivo che andremo a fare questa lavorazione di maglie basse vi faccio vedere, quindi poi avete solo da ricopiarlo, praticamente riguardarvelo quando dovete andare a fare la parte seconda della presina. Ok, quindi adesso iniziamo appunto con le maglie alte. Quindi abbiamo fatto subito una maglia bassa sopra la prima maglia bassa e andiamo a fare le maglie alte. Le maglie alte andiamo a prendere praticamente i buchetti qua sotto. Ci dobbiamo andare a mettere dove c'è il primo giro di maglie basse che abbiamo fatto. Ok, vediamo se mette a fuoco. Ok, il primo giro, vedete, di maglie basse che abbiamo fatto, questa qua che è la V è la prima maglia bassa, quindi dobbiamo andare a mettere l'uncinetto prendendo la maglia dalla parte, vedete, dietro, e quindi mi tiro fuori il filato e mi faccio la mia maglia alta. Quindi da dove esce già la maglia alta che abbiamo fatto, riandiamo a mettere l'uncinetto qui e usciamo nel buchetto subito dopo, e di nuovo andiamo a fare la maglia alta. Di nuovo, vedete, qui esce la maglia, quindi rimetto l'uncinetto qui e lo faccio uscire nell'altro buchetto e faccio appunto la mia maglia alta. Quindi di nuovo questa è la quarta, ok, e ne facciamo ancora una, quindi 5. Quindi di nuovo prendiamo la maglia da una parte all'altra, ok, nella parte dietro, e questa è la quinta. E come vedete, vedete che si fa praticamente quello, lo spessore che vi dicevo prima, ok? Quindi per quello che qua andiamo a mettere la parte appunto poi delle catenelle. Poi andiamo a fare le 5 maglie basse, perché dobbiamo alternare. Sono le 5 maglie alte così in rilievo, 5 maglie basse, 5 maglie alte e 5 maglie basse, ok? Quindi bisogna alternare. Quindi per andare
a non perdere nessuna maglia, ok, contiamo dietro e contiamo le maglie. Quindi questa è lavorata, vedete che sarebbe la prima maglia, ok, e questa è lavorata. Quindi noi andiamo da qua, contiamo 1 2 3 4 5. Quindi nella sesta, che è questa, andiamo a fare la maglia bassa. Quindi questa sarebbe già la prima maglia bassa dell'altro motivo. Quindi 1 2 3 4 e 5. Ok, e abbiamo fatto le 5. Adesso di nuovo le maglie in rilievo. Quindi per capire dove devo andarmi a mettere, ok, la stessa cosa si fa qui. Si conta sotto 1 2 3 4 5. Quindi questa qua che è la sesta, ok, che poi sarebbe questa, io mi vado a mettere qua sotto e mi vado a fare le mie maglie alte. Quindi questa è la prima, poi facciamo la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ok, quindi di nuovo vado a contare dietro 1 2 3 4 5. Quindi questa è la sesta e vado a farmi la mia maglia bassa. Quindi 2 3 4 e 5. E adesso ci manca l'ultimo gruppetto delle maglie alte in rilievo. Quindi di nuovo qua abbiamo fatto l'ultima maglia alta, vedete in rilievo, potete anche contare così. Questa è l'ultima maglia alta in rilievo, quindi è sotto, poi contate 1 2 3 4 5. Quindi qua e dove devo andarmi a mettere. Io spero che abbiate capito, perché all'inizio è solo un po' difficile dove prendere le maglie. Il primo giro, poi dal secondo giro in poi diventa tutto più semplice. Ok, quindi ho fatto 3, 4, ok, e 5. Opla. Quindi vado a contare dietro 1 2 3 4 5. Quindi mi rimane l'ultima maglia, che è questa qua, che vado a fare una maglia bassa. Quindi il giro inizia sempre così, con una maglia bassa all'inizio e una maglia bassa alla fine. Ok, questo qua bisogna farle sempre. Qui appunto l'unica cosa è per prenderle, ok? Una volta che si inizia, diciamo, abbiamo preso le 5, cioè la prima appunto maglia, quindi abbiamo fatto le 5 maglie alte, fatte le 5 maglie basse, che sono comunque abbastanza semplici. Qua appunto da dove contiamo che abbiamo fatto le maglie basse, vedete 1 2 3 4 5, quindi la sesta, vedete che è qua sotto, questa qua piccolina, io sopra ci vado a fare la maglia alta. Ok, spero di avervi spiegato bene e che riusciate a capire, perché comunque non è difficile, cioè è solo un attimo vedere dove mettere l'uncinetto per l'inizio, perché poi gli altri giri sono appunto tutti più semplici. Quindi fatto così il primo giro, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare tutto il giro di ritorno a maglia bassa. Qua dove ci sono le maglie alte in rilievo, ok, davanti, noi dobbiamo andare a fare le maglie basse sulle maglie alte, non su queste maglie, ok, che sono staccate,
Facciamo attenzione che noi dobbiamo andare a lavorare sulla maglia alta, quindi andiamo a prendere qua sopra la maglia, non queste qua sotto, ok? Quindi ci facciamo tutto il giro a maglia bassa. Finito il giro a maglia bassa, andiamo a fare la catenella, giriamo il lavoro e di nuovo qua subito sulla prima facciamo una maglia bassa. E adesso andiamo a lavorare sulle maglie alte, ok, che abbiamo fatto del giro precedente. Quindi prendiamo, vedete, la maglia alta, andiamo a mettere l'uncinetto sotto la maglia alta e quindi andiamo a fare una maglia alta. Quindi prendo da sotto la maglia alta e faccio la seconda. Di nuovo, vedete, metto l'uncinetto praticamente sotto la maglia alta, quindi vado a prendere appunto le maglie alte solo, non vado a prendere più le catenelle. 4 e 5. Ok, di nuovo per essere sicuri contiamo 1 2 3 4 5, quindi questa è la sesta, quindi qua iniziamo le nostre maglie basse. 1 2 3 4 e 5, quindi ci ritroviamo le maglie alte. Quindi prendiamo di nuovo la maglia da sotto, facciamo passare l'uncinetto sotto e facciamo la nostra maglia alta. 2 3 4 e 5. Quindi di nuovo 1 2 3 4 5, quindi questa è la prima maglia bassa che devo fare. 2 3 4 e 5, l'ultimo gruppetto delle maglie alte, quindi le vado a prendere da sotto, quindi 1 2 3 4 e 5. Quindi normalmente qua c'è sempre l'ultima maglia, 1 2 3 4 5, l'ultima maglia appunto che ci ritroviamo, questa qua della maglia bassa, che dobbiamo andarci a fare sopra una maglia bassa. Vedete, già si sta formando il motivo, quindi si fa la catenella, si gira di nuovo il lavoro e di nuovo il ritorno ce lo facciamo tutto a maglia bassa. Il ritorno va fatto sempre tutto a maglia bassa, noi andiamo a lavorare solo praticamente nel davanti della parte della presina, cioè noi lavoriamo sempre solo da questa parte. Il ritorno appunto ci serve solo per appunto ritornare, lo facciamo a maglia bassa, ok? Quindi c'è proprio un dritto e un rovescio di questa parte della, sì, della parte della presina. Ok, ho finito il giro del ritorno, quindi di nuovo una catenella, giro il lavoro, la prima faccio la maglia bassa e di nuovo vado a lavorare come il giro precedente, quindi prendo la maglia da dietro, okay, e mi faccio le mie maglie alte e questo sarebbe l'ultimo giro. Per ogni appunto sequenza dobbiamo fare 3 giri, quindi 3 giri così e 3 giri invece nell'altro modo, nel modo che adesso poi andremo ad alternare, che quindi qua inizieremo poi subito a fare le maglie basse, ok? Quindi 1 2 3 4 5, questa è la sesta, ok, e mi faccio le mie maglie basse, 2 3 4 e 5, e di nuovo vado a lavorare le mie maglie alte. Quindi questo appunto
adesso lo continuiamo, cioè continuate pure voi fino alla fine, e poi vi faccio vedere appunto come fare l'alternato, cioè praticamente alternare la lavorazione. Ho finito il mio giro, che era il terzo giro, ok, delle maglie alte in rilievo e delle maglie basse, e ho fatto anche il giro di ritorno di maglia bassa, ok, quindi mi sono portata avanti. Quindi sono arrivata qua, faccio sempre la catenella per girare il lavoro, quindi adesso dobbiamo andare a fare i 3 giri, ok, iniziando con le maglie basse. Quindi qua sempre la prima è una maglia bassa e poi ne facciamo altre 5. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, adesso andiamo a fare le 5 maglie alte in rilievo. Quindi andiamo a prendere da dove finisce praticamente la maglia alta, vedete l'ultima maglia alta che abbiamo fatto qua del giro precedente, noi andiamo a metterci proprio qua sotto, prendendo di nuovo la maglia, vedete, da una parte all'altra. Questa è la maglia, ok, questa qua è la maglia alta che abbiamo finito nel giro precedente, quindi io mi vado a mettere proprio qua dove finisce, vado a prendere da dietro la maglia che mi ritrovo e quindi vado a fare 1, di nuovo 2, 3, 4 e 5, e vedete vado a finire proprio dove c'è già la maglia alta che avevamo fatto. Ok, quindi anche qua per questo giro non vi potete sbagliare, andiamo a incastrare proprio le maglie alte dove ci sono le maglie basse e dove finisce una e inizia l'altra, ok? Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, qui che è la sesta, andiamo a fare la maglia bassa, quindi di nuovo 2, 3, 4 e 5. Quindi dove prima avevamo fatto le maglie alte in rilievo, adesso facciamo le maglie basse. Dove prima c'erano le maglie basse, adesso andiamo a fare le maglie alte in rilievo. Quindi di nuovo la maglia alta in rilievo, vedete? Finisce questa e io vado a prendere sotto qua per fare l'altra. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e finisco proprio dove inizia l'altra. Quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, questa è la sesta. E di qua adesso ad arrivare alla fine devo fare 6 maglie basse, 5 sono della lavorazione e una come sempre quella che si fa a fine giro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, quindi di nuovo mi faccio la mia catenella, giro il lavoro e il giro di andata me lo vado a fare tutto a maglia bassa. Finito il giro, faccio la catenella, giro, quindi di nuovo qua mi vado a fare le 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi qua adesso vado a riprendere la maglia alta, ok, qua dietro per lavorarla in rilievo.
ok? Quindi andiamo a fare praticamente i giri che abbiamo fatto prima. Quindi di questi giri dovete farne 3 in un modo, cioè che si inizia, vedete, prima con le maglie alte, poi 3 di nuovo che si inizia con le maglie basse, di nuovo poi 3, alternare così. E in totale le lavorazioni che bisogna fare, ok? Perché adesso appunto l'ho fatto vedere, quindi è solo un lavoro che si ripete. Ok, vedete, ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi si va per 5 giri, ok? Diciamo giri, prendiamo, sono 3 giri per ogni blocco, quindi 5 blocchi, ok, per ogni lavorazione. Mettiamola così. Comunque, iniziando con le maglie basse, si va a finire appunto con le maglie basse. Cerchiamo di fare comunque un numero dispari, cioè almeno io per questa grandezza, se poi voi la volete fare più lunga, rettangolare, meno corta, meno lunga, cioè vedete un attimo voi, comunque potete continuare anche qua a portarvela su fin quando desiderate, ok? Io appunto per questa lavorazione che comunque vedete, cioè, è già abbastanza grande, cioè giusta come presina, appunto ho lavorato per 5 volte le mie lavorazioni, così alternandole. Ok, quindi finiamoci appunto tutta la presina. Vedete, io adesso mi andrò a finire appunto questa e poi vi faccio vedere come unirle. Ho finito di fare, come vedete, la mia presina, ok? Ho ripetuto la sequenza per 5 volte, ok? Sono arrivata alla fine, ho fatto già anche il giro di maglia bassa del ritorno. Quindi sono qua. Adesso andiamo a fare tutto il giro del contorno. Quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare per ogni maglia qua sopra, andiamo a fare una maglia bassa. Qua nei laterali, quindi sia da una parte che dall'altra, dove le maglie non sono ben definite come ce l'abbiamo sopra e sotto, qui dobbiamo andare a prendere noi un po' la maglia appunto in mezzo alle lavorazioni, ok? Allora, io per tutto il giro ho fatto 122 maglie basse. Voi vedete quante ne riuscite a fare? Sono 120, 124, 125, vedete un po' voi. Comunque contatele e cercate solo di farle uguali sia per un lato della presina che per l'altro, in modo che poi quando si vanno ad unire ce l'abbiamo, cioè abbiamo lo stesso numero di maglie, ok? Quindi anche la lavorazione diventa più semplice a unirle. Ok, quindi facciamo così tutto il contorno a maglia bassa, negli angoli facciamo 2 maglie basse, quindi andremo a fare un aumento in modo da aiutarci anche solo per girare un po' il lavoro, quindi io sono arrivata, vedete qui, ok, all'ultima maglia bassa che ho, quindi ne faccio una e sempre qua dentro faccio la seconda, in modo che appunto mi aiuta un po' a girare. E poi continuo qua sul lato delle maglie non lavorate, quindi andrò a prendere più o meno, non le fate solo tanto larghe e neanche troppo vicino, le maglie, in modo da dare una uniformità un po' a tutto il lavoro, perché magari se le fate troppo larghe poi dopo rischiate che sono anche troppo molli, ok? Invece tutte strette magari, anzi, che poi viene troppo pieno e rischiate che poi si ondula un po' il lavoro, perché ce ne sono troppe di maglie. Quindi vedete più o meno voi, io di solito ne faccio una qua, che vado a prendere questa maglia così, ok? E l'altra dove c'è questo buchino. Ok, quindi di nuovo qua dove c'è questa maglia e il buchino.
vedete, io più o meno le faccio così. Comunque voi vedete un attimo quante appunto riuscite a farne, quante ne volete fare, vedete un attimo. L'importante è che le contate in modo da averle uguali sia per un lato che per l'altro. Ok, quindi facciamoci tutto il contorno e poi dopo vi faccio vedere la chiusura. Ho finito di fare tutto il mio contorno, ok, ho fatto 121 maglie, quindi sono arrivata qui da dove abbiamo iniziato, ok, la 122esima maglia la vado a fare con la chiusura, ok, invisibile, in modo che così abbiamo bene, ok, vedete, abbiamo una maglia in più da poter unire, attaccare, ok. Quindi una volta che ci siamo fermate il filo, ok, possiamo anche andare ad unire le due parti. Quindi io mi sono presa, ok, la seconda parte. Quindi io nella prima parte ho messo un marker qua perché ho voluto fare il cappietto a sto giro anziché farlo qua al centro, qui all'angolino. Mi sono segnata la maglia, ok, dove andrò a fare, da dove iniziare, che poi appunto quindi si inizia da qua. Quindi giriamo una parte, mettiamo su la seconda parte, quindi qua dove c'è l'aumento io ho preso la seconda maglia bassa dell'aumento, vedete, questa è la prima e questa è la seconda, quindi da questo lato andrò a prendere la prima maglia alta, cioè la, scusate, maglia bassa dell'aumento, quindi vado a mettere l'uncinetto qua dove c'è il marker e qua, ok, nella prima maglia, quindi mi tolgo il marker, prendo il secondo colore perché appunto io la voglio fare così a contrasto, voi se la volete fare dello stesso colore fate pure, che quando siete qua praticamente non tagliate il filo, lo lasciate comunque lungo e vi andate a fare il cappietto anziché da sto lato ve lo fate qua, ok, quindi vi andate a fare subito le catenelle, sarebbero 15 catenelle, e poi vi fate la chiusura in modo da ritornare di nuovo qua e fare poi le 20 maglie basse dentro. Invece per chi vuole farlo come me di un altro colore lo può fare sempre pure qua, lo può fare qua, lo può fare in mezzo, il cappietto lo potete fare dove volete, ok, e la procedura è sempre quella, si fanno le 15 catenelle, quindi 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15, quindi si rientra dove abbiamo iniziato, ok, e si fa una maglia bassissima, ok, per chiudere. E poi appunto io come chiusura ho fatto il punto zig zag, molto semplice perché comunque la presina è già abbastanza, cioè lavorata, è bello il motivo appunto che viene sulla presina, quindi ho optato per una chiusura molto semplice e anche veloce. Quindi fatta la maglia bassissima, una catenella, poi si prende la maglia tutta da una parte, questo filo lo mettiamo dentro così viene nascosto e lavorato, ok, e la maglia tutta dall'altra parte, che è questa la prima, ok, e quindi si fa una maglia bassissima, catenella, la maglia tutta da una parte, tutta dall'altra, maglia bassissima e catenella da una parte e dall'altra, maglia bassissima e catenella, ok, quindi anche questa chiusura ve l'ho già fatta vedere,
Ho fatto appunto anche qua un video con tutte le chiusure, quindi è molto semplice. Se non ve lo ricordate, ve lo lascio comunque la scheda qua nel video sopra, in modo che appunto ve lo potete andare a rivedere. Quindi continuiamo così tutta la nostra chiusura e poi appunto quando abbiamo finito tutto il giro, che arriviamo di nuovo qui al cappietto, dentro andiamo a lavorare 20 maglie basse. Ho finito appunto tutta la presina, ok, tutto il contorno, il cappietto, ed eccole qua tutte e due finite. Io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!